Buongiorno ragazzi e bentornati sul canale Valoroso IT, oppure benvenuti se siete nuovi. Se vi piacciono i retrocomputer e l'elettronica vintage vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche, così non vi perderete nemmeno un video. Di cosa parliamo oggi? Il primo argomento sono sicuramente gli auguri di Natale. Volevo fare a voi e alle vostre famiglie tantissimi cari auguri di Natale e mi raccomando fateli anche ai vostri retrocomputer. Non è che li dovete dimenticare. In queste feste li tirate fuori, ogni tanto li accendete perché sapete che ogni tanto vanno accesi. Altrimenti ci sono dei componenti tipo i condensatori che potrebbero degradarsi e stare sempre spenti. Schede elettroniche che vengono lasciate spente per anni e anni e anni, anche se messe via funzionanti, si possono svegliare non funzionanti e questa è una cosa abbastanza triste. Quindi quello che vi consiglio è di tanto in tanto prendere i vostri computer e accenderli. Ovviamente tenete presenti i consigli che vi avevo dato quando avevo realizzato il video su come accendere un computer dopo tanti anni di attività, quindi dovete sicuramente misurare le tensioni di alimentazione dell'alimentatore del computer per poi dopo andare a accendere il computer. Però andatevi a vedere quel video che secondo me era interessante, era più specifico per i Commodore. Però le procedure quelle sono anche per gli altri computer, anche computer che hanno alimentatore interno, se è da tanto che non l'accendete, in realtà sarebbe l'ideale aprirlo e misurare le tensioni prima di collegare l'alimentatore alla scheda madre, come abbiamo visto sul video che avevo realizzato sul Commodore 128D. Quindi questi auguri di Natale sono diventati un po' tecnici anche per i vostri retrocomputer. Vi volevo anche tanto ringraziare per la vostra enorme presenza su tutti i vari social network. In particolare, adesso mi sono preso qualche appunto, quindi scusatemi se ogni tanto lo leggo, su Facebook siamo più di 3.000 iscritti al gruppo. Quindi ci sono 3.000 persone appassionate di retrocomputer che si scambiano opinioni sul gruppo Facebook. Ogni tanto c'è qualche litigio, bisogna ammetterlo, ci sono delle opinioni molto nette, cioè io la penso così e basta. Non so, il Commodore 64 è meglio di tutti gli altri computer, oppure io invece no, penso che lo Spectrum sia il massimo. La cosa più divertente, perdonatemi perché poi probabilmente qualcuno ci rimane anche male, è vedere le persone che litigano su aspetti tecnici. Uno di questi ad esempio è se fare il recap preventivo dei computer vintage o meno. Quindi c'è gente che litiga pure sull'argomento: è necessario cambiare il condensatore dei computer vintage? Per me sì, per me no. Insomma, ognuno la pensa a modo suo, ma la pensa in maniera talmente netta che tutte le altre opinioni non vanno bene. Ad esempio c'è chi pensa che vadano sostituiti a prescindere e quindi non accenderebbe mai un computer d'epoca senza aver sostituito i condensatori. Invece c'è chi pensa che questi condensatori vadano sostituiti al bisogno. Ma secondo me c'è una via di mezzo. Ad esempio ci sono dei computer tipo l'Amiga 1200, l'Amiga 600 dove si sa che questi condensatori si degradano, quindi quelli vanno sostituiti a prescindere. Invece ci sono altri computer come il Commodore 64 dove io sinceramente non ne ho trovati di condensatori degradati, però ovviamente la mia esperienza si basa sui miei computer. Come sapete io aggiusto, riparo i computer della mia collezione, non è che sono 5.000, sono diverse decine, però quello che vi posso dire è quello che riscontro io personalmente. Ecco, l'invito potrebbe essere quello per l'anno nuovo di non andare a litigare né su argomenti tecnici e né anche su argomenti di preferenza di un computer rispetto all'altro. Su YouTube siamo arrivati a circa 2400 persone, poco meno di 2400 persone, e l'ambiente lo vedo molto rilassato, ecco, rispetto a Facebook l'ambiente è molto più rilassato. Le persone che vedono i video normalmente sono molto più interessate, molto più attratte dai computer vintage e difficilmente si scambiano battute d'odio. Sono sempre molto felici di esprimere un proprio commento, insomma, senza paura che qualcuno li giudichi, e è tutto molto più rilassato. Quindi, insomma, il canale è una cosa che mi dà molta soddisfazione, devo dire la verità. Su Instagram siamo, vediamo un po', più di 2700 iscritti. Instagram è un canale un po' particolare perché non siamo tutti italiani, quindi il canale Instagram io lo tengo in lingua inglese. Ci sono foto, ci sono video brevi e le descrizioni sono tutte in inglese, in modo da potermi confrontare anche con persone non italiane, quindi capire se all'estero ci sono delle nuove interfacce piuttosto che dei kit, piuttosto che degli altri computer che magari qui non si trovano, potrebbe essere interessante per me per averli in collezione. Altri canali che ho creato sono stati Telegram, Twitter e TikTok.
Questi però contano veramente un numero esiguo di iscritti, probabilmente insomma i computer vintage non sono tanto pertinenti con questo tipo di piattaforme, però insomma chissà mai, magari in un futuro potranno crescere anche questi canali. Vi volevo parlare anche del mio sito www.valoroso.it, dove inserisco gran parte dei miei video, quindi tutto quello che realizzo come video poi lo pubblico anche sotto forma di articolo. In questo caso Commodore 128D 100% non testato funziona, avete il video che potete avviare direttamente da qui dalla pagina e in più avete tutta una serie di contenuti extra, un riassunto di quello di cui ho parlato nel video, alcune foto. Insomma, c'è l'articolo a corredo del video, di ogni video che faccio in genere. Non proprio di tutti, ma nella gran parte sicuramente sì. Come vedete, i contenuti sono veramente tanti, perché ormai è da più di un anno che mi sono messo, forse anche 2, che mi sono messo a scrivere articoli e a realizzare video. Quindi, insomma, ormai i contenuti sono anche parecchi. Non ci sono solo computer, ci sono anche strumenti audio, in questo caso il mangiadischi Penny. Potete trovare le foto, insomma di tutto. Sul sito internet www.valoroso.it ho anche inserito la mia collezione di retro computer. Allora in realtà non sono proprio tutti, ne ho inserito qualcuno. Però eccoli qua, ad esempio Amiga 2000, ci sono un po' di foto, come l'ho comprato, quindi come è arrivato questo Amiga 2000 nella mia collezione. Ho tirato giù da altri siti, piuttosto che l'ho verificate io stesso, le caratteristiche tecniche di questo computer. Foto dell'interno, connettori d'espansione, le porte. Insomma, per fare queste schede ci metto un po' di tempo, quindi è per questo che ancora non le ho fatte per tutti i computer della mia collezione. Come potete emulare l'Amiga 2000 su un PC Windows, ad esempio, con WinUAE. L'alimentatore, la schermata di avvio del computer. Beh, questa forse è una delle schede più complete che io abbia realizzato. Una cosa interessante sono qui i documenti, quindi all'interno della scheda del computer potete trovare i vari manuali e anche se c'è il manuale tecnico. E poi è quello che utilizzo io anche quando vado a vedere gli schemi elettrici del computer, perché bisogna fare una riparazione, una modifica. Insomma, è utile, è molto utile per tutto. Altri computer in collezione li trovate anche qui sotto, oppure se seguite la categoria del sito. Ad esempio il Commodore 128, anche qui ho messo le caratteristiche del Commodore 128, alcune foto, caratteristiche tecniche, la foto della scheda interna, anche se non c'è in tutti i computer, solo in quelli che ho aperto ovviamente. Ecco, in questo caso, essendo Commodore 128, ho fatto anche degli articoli con i comandi del BASIC, c'è qui l'elenco dei comandi del BASIC versione 7, l'elenco dei comandi in BASIC V2, quindi quando il Commodore 128 lavora in modalità 64. Le porte d'espansione, come abbiamo visto prima, altre foto, sempre del mio computer ovviamente. Come potete emulare il Commodore 128 su un normale PC Windows. In questo caso, visto che avevo realizzato una recensione sull'emulatore Vice, potete cliccarci sopra e vedere sia il video che la recensione di questo emulatore. L'alimentatore, le tensioni che genera, la piedinatura del connettore. Insomma, ho cercato di mettere più informazioni possibile. La modalità 80 colonne e anche il CPM. Nonché, come avevamo visto prima con l'Amiga 2000, tutta una serie di documenti che ho trovato. Ora volevo rispondere a qualche domanda, quelle più ricorrenti, che mi fate spesso, sono domande, le sento spesso, quindi vi do una risposta una volta per tutte. Le leggo, Allora, come mai utilizzo un monitor LCD quando registro i video e non un CRT? Ovviamente chi è appassionato di computer vintage adora i monitor CRT, quelli a tubo catodico. I motivi per cui utilizzo il monitor LCD al posto del CRT sono fondamentalmente 3. Beh, innanzitutto occupa meno spazio ed è più leggero e faccio più in fretta a spostarlo da un punto all'altro dove devo andare a registrare.
In secondo luogo, il monitor LCD che utilizzo non è veramente un monitor, è una TV. Quindi, secondo che vi leggo il modello, LG M1917A. Ha il vantaggio di essere sia monitor LCD e sia TV. Quindi ha ingresso SCART, ha l'ingresso S-Video, ha l'ingresso video composito, ha l'ingresso VGA per i computer. Insomma, ci posso collegare di tutto, quindi mi sembra abbastanza interessante poter utilizzare quel monitor TV piuttosto che un monitor per ogni computer, soprattutto quando devo registrare dei video per cui l'argomento cambia di volta in volta, cioè ogni video magari è un argomento diverso e dovrei avere 50 monitor diversi, insomma qualcuno ce l'ho, lo vedete anche qua dietro, quell'altro lì. Però ovviamente mi è molto più comodo quello. Un altro motivo per cui utilizzo il monitor LCD anziché il tubo catodico CRT è perché mi è più facile realizzare video con i potenti mezzi a mia disposizione, quindi il cellulare per intenderci. Registrare video sul CRT mi risulta complicato, si vedono tutte quelle strisce che si muovono avanti e indietro e provo a regolare l'esposizione, provo a regolare l'otturatore, provo a regolarti tutto. Certo, poi magari alla fine riesci, ma ci metto mezz'ora a regolarlo e poi va bene solo per quel monitor. Non è che se mi registro io con dietro quel monitor va bene per il monitor. A quel punto, insomma, diventa tutto un casino, quindi preferisco utilizzare l'LCD che si vede sempre bene e mi dovrete perdonare. Io spero che questo non sia un peccato mortale per cui posso finire comunque al paradiso pur utilizzando un LCD al posto del CRT. Come procede la riparazione dell'Amiga 500? Questo me lo chiedete tantissimi. Allora, il video è fermo a un certo punto, però io in realtà poi con la riparazione ero un attimino andato avanti, avevo già fatto delle registrazioni. In particolare sono arrivato a verniciare tutte le parti metalliche interne all'Amiga. E questa cosa, appena c'ho un attimo di tempo, lo monto e poi lo pubblico come video. Il computer sta venendo bene e funziona anche bene, l'avete visto anche nel video reel che ho fatto l'altro giorno. Il computer funziona, si accende, il floppy ce l'ho già, ho anche supportini per montare il nuovo floppy disk drive, quindi floppy disk drive IBM sul computer Amiga già modificato, e in più ho anche il pulsante, perché il pulsante del floppy disk drive IBM non è compatibile, non esce nello stesso punto, insomma, del floppy disk drive dell'Amiga, quindi ci vuole un pulsante apposta da sostituire. Nonché tutto il kit di supporti che mi sono fatto stampare in 3D dal nostro buon amico Retromaniac. Quindi la riparazione procede, tranquilli, il computer funziona bene e prima o poi arriverò anche a pubblicare tutti i video fino ad arrivare alla chiusura, speriamo di riuscire ad arrivare anche alla chiusura del computer. Comunque nel frattempo non è che sono fermo, vedete che mi piace anche espandere la collezione, comprare altri computer, sistemare anche quelli, piuttosto che invece provarli se sono già funzionanti. Spero che siano già funzionanti. Un'altra domanda che mi avete fatto è stata: a quale computer sono più affezionato? E questa è una domanda difficile, anche perché rispondere con sincerità è abbastanza difficile. Allora, vi posso raccontare qual è stata la mia storia. Io sono partito con un Commodore 64 che c'era in casa quando ero piccolino, i primi anni delle elementari. Poi questo Commodore 64 è stato venduto per comprare un Commodore 128. E questo computer, quindi il Commodore 128, ce l'ho ancora adesso, proprio quello lì di quando ero piccolino. Quindi se vi devo dire a quale computer io sono più affezionato, vi dico il Commodore 128. Poi è un computer bellissimo perché ha la possibilità di funzionare come Commodore 64, quindi si può giocare come col Commodore 64, eccetera. Ha la possibilità di utilizzare il Basic versione 7 del Commodore 128 che ha una marea di comandi e altre funzionalità, il monitor a 40 colonne, il monitor a 80 colonne, cioè realmente è un computer che mi piace molto, sia come funzionalità sia come estetica. E a questo sono veramente molto affezionato. Se invece voi avete altri computer a cui siete particolarmente affezionati, scrivetelo sotto nei commenti, non litighiamo per questo, promesso. Cioè potete dirmi anche che siete affezionati all'Apple, al ZX81, a qualsiasi computer che vi viene in mente. A me fanno piacere tutti i computer. In maniera completamente libera scrivetelo sotto nei commenti e fatemi sapere a quali computer siete più affezionati voi. Poi, dopo il Commodore 128, siamo passati direttamente all'IBM. Quindi IBM 286, che peraltro ho là dietro. Il 286 aveva delle funzionalità all'epoca spaventose, cioè non c'era proprio storia.
quindi ho completamente bypassato l'Amiga, non ho mai visto un'Amiga a suo tempo, se non quelli dei miei amici, e io giocavo o programmavo sul 286. In realtà non sono un gamer, l'ho sempre detto, non è che non mi piace giocare, mi piace anche giocare, però in realtà quello che preferisco fare è proprio sull'hardware del computer, quindi la riparazione, l'utilizzo dell'hardware, la programmazione in software. Mi piace molto il BASIC, lo sapete, ho fatto un videocorso, una serie di video sul linguaggio BASIC, sia del Commodore, ma poi anche quello dell'IBM, quindi GV Basic, Turbo Basic, Quick Basic, cioè mi piacevano tutti i BASIC. Poi per lavoro ovviamente utilizzi altri linguaggi di programmazione, però il BASIC è un linguaggio che mi è rimasto sempre nel cuore, un po' come il Commodore 128, se vi dovevo dire qual era il computer a cui ero più affezionato. Direi che per oggi vi ho detto tutto quello che vi volevo dire. Rinnovo i miei auguri di buon Natale, di buone feste e mi raccomando, passateli bene con la famiglia e con i vostri retrocomputer. A presto e al prossimo video. Ciao ciao!